So in a lot of spiritual traditions, awakening, at least in English, is called enlightenment. In molte tradizioni spirituali il risveglio viene chiamato illuminazione. Yeah, the dawning of the light, of understanding. Cioè la comprensione della luce, l'apertura della luce, la nascita della luce. And shortly after the Buddha's enlightenment, it's said that he contemplated just not even trying to share what he understood, because he said, it's too profound, it's too subtle, no one will get it. E subito dopo l'illuminazione, subito dopo la sua illuminazione, il Buddha pensò di non poter condividere ciò che aveva compreso perché era di gran lunga troppo profondo, sottile, incommensurabile perché gli uomini fossero in grado di comprenderlo. And the Brahma god Sahampati said to him, beseechingly, he said, il dio Brahma, Sahampati, lo ha implorato in questo modo. Beings are here with but little dust in their eyes. Gli uomini sono qui avendo solo poca polvere negli occhi. Please teach out of compassion for them. Ti imploro, insegna loro per via della tua compassione, per compassione nei loro confronti. I mean, likewise in the Christian tradition, there is the idea of light and darkness. Anche nella tradizione cristiana c'è l'idea della luce e dell'oscurità. And I was really struck reading Teresa of Avila's description of somebody who's very overly concerned with worldly affairs. E sono rimasta molto colpita leggendo Teresa d'Avila quando parla di qualcuno, di persone che sono troppo coinvolte nelle questioni mondane. As being like somebody coming into a room full of brilliant light. Descrivendole come una persona che entri in una stanza piena di una luce brillante, with eyes clogged and half shut with dust. Con gli occhi chiusi, bloccati e mezzo chiusi dalla polvere. So this metaphor is so powerful, this metaphor of dust in our eyes. We can't see clearly. Quindi questa metafora di avere la polvere negli occhi è veramente potente, perché a causa della polvere non siamo in grado di vedere le cose con chiarezza. And sometimes we think of these things as it's just a matter of personality. A volte pensiamo a tutto ciò come una questione limitata solo a un problema di personalità. But this matter of blindness, of dust in our eyes, is actually a good deal deeper and more subtle than mere personality. Ma questa questione della polvere che ci oscura gli occhi in realtà è qualcosa di molto più sottile e profondo che non riferibile solo alla personalità. Personality is how blindness manifests. La personalità è il modo in cui questa cecità si manifesta. And it helps to be aware of our own personal patterns of delusion. E ci aiuta a comprendere quelli che sono i nostri schemi abituali di illusione o ignoranza. But then the question becomes, where does this all come from? E allora però sorge la domanda: da dove proviene tutto ciò? And it's important we understand this, because this blindness is not only what obstructs wisdom, but it obstructs metta, compassion, and natural joy. Ed è importante che noi si comprenda bene questo aspetto, perché questa cecità, questa polvere ci impedisce non soltanto di accedere alla saggezza, ma anche alla gentilezza, alla compassione e alla gioia. So that's what I want to talk about tonight, is to dig a bit deeper into how
this dust, or what this dust is and how it gets created. Quello che vorrei approfondire questa sera è qual è la natura della polvere, di questa polvere, e in che modo viene a crearsi. And I want to begin with a quote from the Anguttara Nikaya. Vorrei cominciare da una citazione dalla Anguttara Nikaya. And the Buddha is talking to a group of monks, and he says, "Monks, there are 4 perversions of perception, perversions of thought, and perversions of view." Allora il Buddha sta parlando ai monaci e dice: "O monaci, ci sono 4 perversioni di pensiero, what are the 3? Thought, Pensiero, view, visione and perception." e percezione. So, the first, constant, in quotes, with regard to the inconstant. Quindi la prima, costante rispetto a ciò che è incostante, Is a perversion of perception, thought, and view. questa è una perversione di percezione, pensiero e visione. Pleasant, with regard to the unpleasant. Piacevole rispetto a ciò che non è piacevole, Attraction with regard to the unattractive. attrazione nei confronti di ciò che non è attraente, And self with regard to what is not self. e il sé rispetto a ciò che non è sé. Is a perversion of perception, thought, and view. E tutti questi sono una perversione di percezione, pensiero e visione. So we start this exploration into blindness with a little bit about perception. Quindi cominciamo questa esplorazione nell'ambito della cecità partendo dalla percezione, Because this is where blindness starts. perché è proprio da qui che nasce la cecità. So, perception arises as a result of simple sense contact. La percezione sorge a seguito di un semplice contatto sensoriale And it accompanies every moment of sense contact. e accompagna ogni singolo momento in cui c'è un contatto sensoriale. So, this includes both the 5 physical senses and the mind. Questo include sia i 5 sensi ma anche la mente. So, perception is the frame that we place around experience to make sense of it in the world. La percezione è il contesto che noi costruiamo intorno a ciò che percepiamo per dare un senso a questo mondo. And perception may be in line with the truth or not. E la percezione può essere allineata, può corrispondere alla realtà oppure no. Perception is individual. It depends on conditions and our own particular stream of karma and conditioning. La percezione è individuale e dipende anche dal nostro particolare percorso derivante dal karma e dai condizionamenti. So perception is not static, but really varies. It's not uniform. It varies from person to person and over time. Quindi la percezione non è statica, ma cambia da persona a persona e cambia anche con il passare del tempo. So what happens when there's a moment of sense contact is that there's the moment of contact and then a complicated set of feedback loops that results in a particular perception. Cosa succede quando c'è un contatto sensoriale? Si instaura una serie di informazioni come a circuito che l'una rimanda all'altra fino a costruire una percezione intorno alla sensazione, al contatto sensoriale. So how we perceive pain is a really good example. Un buon esempio è il modo in cui percepiamo il dolore. Pain is a universal human condition.
Il dolore è una condizione universale dell'uomo, but as you all know very well, some people are incredibly sensitive to even the smallest amount of pain, and other people are stoic. Come ben sapete, ci sono persone tuttavia che sono estremamente sensibili anche alla più piccola quantità di dolore, mentre altre persone possiamo quasi definirle stoiche. And pain also varies from culture to culture, the perception of pain. E il dolore, la sua percezione, varia anche da cultura a cultura. So what we perceive is not necessarily the truth. Quindi ciò che noi percepiamo non è necessariamente la verità. I mean, sometimes it is, but mostly very few people actually see clearly. A volte lo è, ma in realtà sono veramente poche le persone in grado di vedere le cose con chiarezza. In fact, knowing and seeing things as they are is a particular stage of the insight practice, where we pierce through distorted perceptions and actually see our experience much more clearly. E in realtà proprio gli insight che si possono avere durante la pratica sono proprio quelli che ci permettono di penetrare attraverso la nostra visione distorta della realtà e vedendola invece con chiarezza per quella che essa è. And as the text stated, these mistaken perceptions don't stop there. E come hanno affermato i testi, queste percezioni errate non si fermano qui. Distortions then spill over into the more conscious aspects of our inner life. Queste distorsioni poi si riflettono anche nella nostra vita quotidiana, nel modo in cui noi viviamo la nostra vita. So perception is the start. Quindi la percezione è un punto di partenza. So then the lenses of perception, either known or unacknowledged, clear or mistaken, are the basis of personality, habits, and fixed views. Quindi questa lente delle percezioni, che noi ci se ne renda conto oppure no, sono proprio ciò che crea la distorsione attraverso cui noi costruiamo la nostra personalità. So these fixed views and these habits and these personalities, of course, as you all well know from your experience, are the source of all this dukkha that we've been talking about. Quindi queste distorsioni sono anche tra l'altro la fonte delle nostre abitudini, delle nostre modalità di comportamento abituali e possono essere fonte, come voi ben sapete, di moltissima sofferenza, di moltissimo dukkha. Because when we don't question perception and repeatedly dwell there, it becomes, well, distorted perception, it becomes a distortion of thought, and then further on down the track with repeated dwelling, it becomes more habitual and distortion of view, which is much more fixed. Quindi quando noi non mettiamo in discussione le nostre percezioni distorte, queste si traducono in una distorsione dei nostri pensieri, diciamo vanno a condizionare il modo in cui noi pensiamo e il fatto di pensare poi in modo abitudinario e continuativo in una certa modalità fa sì che si crei in noi una certa visione, un modo abituale di vedere le cose. So these four that the text talked about, the first is stability. Quindi i testi parlano prima di tutto della stabilità. And as you well know, at least intellectually, there's not one single thing in this conditioned existence that stays the same. E come forse voi sapete a livello perlomeno intellettuale non c'è nulla che rimanga stabile in questa nostra esistenza, nulla che rimanga uguale a se stessa. Nothing's static, unchanging,
reliable. Nulla è statico, nulla rimane uguale, e quindi nulla non ci si può affidare completamente, non è affidabile. And in our experience on retreat, we see this really much more vividly than we do in regular life. Ed è una cosa che noi possiamo vedere con molta più chiarezza durante un ritiro piuttosto che nella nostra vita di tutti i giorni. Somebody was talking in their interviews about seeing really strong emotional states coming and going and how amazing that was. Una persona ha riferito in un colloquio il fatto di aver visto molto chiaramente degli stati emotivi molto forti andare e venire, come ne fosse rimasto davvero colpito. And this kind of experience can be surprising, but it's completely normal. È un'esperienza che può risultare sorprendente, ma è del tutto normale. I don't know, I'm sure any of you who have been around little babies have seen this, how infants, really young infants, can change moment to moment to moment to moment. Emotions flow through them really quickly. Se qualcuno di voi è stato a contatto con dei bambini davvero piccoli, avrete visto come nei bimbi le emozioni si alternano e cambiano a una velocità incredibile. And this is exactly what happens in our own emotional life. If we don't pick whatever that thing is up and kind of obsess about it and keep recreating it, emotions come and go, they come and go. E in realtà questo è ciò che accade anche in noi, a meno che una di queste emozioni non diventi veramente abituale, in realtà anche in noi le emozioni vanno e vengono. And essentially, our whole experience is what Munindra used to call empty phenomena flowing on. E in realtà la nostra esperienza non è altro che ciò che Munindra ha definito esperienze vuote che fluiscono, vanno e vengono. Sorry. Yep. It's just a parade of things coming and going, coming and going, coming and going. È come una parata proprio di cose che vengono e se ne vanno, vengono e se ne vanno. On a really refined momentary level, but also on a gross conventional level. Questo a livello molto sottile, ma anche a livello più grossolano. But we're stubborn. It's very interesting as human beings. It's very touching. Ma in realtà, noi come esseri umani siamo testardi, e questa è la nostra testardaggine, in fondo è toccante. Because we construct an inner illusion that there's some stable place to land in the midst of all of this. Perché ci costruiamo un'idea interna che ci sia un luogo stabile in cui dimorare. And we very easily stick there. E ci rimaniamo aggrappati. You know, to that mistaken idea that somewhere, someplace here, there is a safe place to land. And it's not constantly slipping away out from under our feet. Ed è toccante il fatto che rimaniamo così aggrappati a quest'illusione che da qualche parte forse ci potrà essere un luogo dove noi potremmo dimorare al sicuro e che non scivoli via costantemente. And because we perceive stability where there isn't any, sometimes change can really surprise us. E poiché noi percepiamo la stabilità laddove in realtà essa non c'è, il cambiamento può a volte davvero sorprenderci. So we go to the doctor for a checkup and the tests come back and the doctor refers us to a specialist and says, I'm really sorry, this is bad news. And we realize, oh, this body. E così andiamo a fare dei controlli medici, il medico porta i risultati e dice è meglio che lei consulti uno specialista, queste sono davvero delle cattive notizie. E a quel punto uno si stupisce, allora ma c'è questo corpo. Or, I mean, in everyday experiences, people die. And it surprises us sometimes.
Nell'esperienza quotidiana di tutti i giorni le persone muoiono, ma a volte noi ne siamo stupefatti. And that example I gave last night about what the volcano is doing in Hawaii is very interesting to watch, because we all know that this landscape is new and changing and, very active. But when this place disappears in a couple of hours, everybody's shocked. It's like, wow, it's gone. It's really gone. I can't believe it. Perché l'esempio di cui parlavo ieri rispetto al vulcano è indicativo. Tutti noi sapevamo e sappiamo che quella è una terra davvero nuova, in continua trasformazione, ma quando questo vulcano erutta e in un attimo cancella un paesaggio familiare, ne rimaniamo scioccati e stupiti. Davvero questo non c'è più. And then, of course, in the practice, when things change. E questo anche nella pratica, quando le cose cambiano. We're going along and everything feels really balanced and stable, and then something happens, we don't even know what it is, and it all falls apart. Stiamo qui, stiamo praticando, tutto va avanti molto bene, ci sentiamo stabili, in equilibrio, e poi succede qualcosa, neanche sappiamo che cosa, improvvisamente tutto crolla. And from this place of assuming, well, okay, it's going to be stable, we often ask ourselves, well, what happened? What did I do wrong? E spesso da questa convinzione che tutto in realtà sia stabile, se qualcosa poi cambia, ci chiediamo, stupiti, ma forse cosa ho fatto di sbagliato? But of course the answer is nothing, it just changed. E la risposta ovviamente è nulla, semplicemente le cose cambiano. So that's the first distortion of perception, thought, and view. Questa è la prima distorsione della percezione, del pensiero e della visione. So the second and third are interrelated. La seconda e la terza distorsione sono legate tra loro. And this is perceiving that these unstable objects are inherently capable of providing us lasting happiness. Una è pensare che questi oggetti così instabili siano in grado di darci una felicità stabile. And then being attracted by the allure of their loveliness, their momentary loveliness. E poi essere attratti dalla fascinazione della loro attrattività momentanea. And not taking that instability into account. Senza tenere conto dell'instabilità che in realtà c'è. So what we initially take to be pleasant is actually unpleasant because it's not a source of reliable happiness. Quindi ciò che noi consideriamo essere piacevole in realtà è spiacevole perché non può essere la fonte di una felicità stabile. Because its change creates suffering. Perché il suo cambiamento poi inevitabilmente crea sofferenza. And what we initially take to be beautiful is actually just a bunch of changeable things bound together in a way that makes them look attractive. E quello che noi credevamo essere qualcosa di bellissimo, in realtà è un insieme di cose collegato tra loro in modo tale da risultare attraenti. And it might look attractive, but as the body ages, e possono sembrare davvero attraenti, ma in realtà poi con l'invecchiamento, voi sapete come vanno le cose. So then we get to the crux of these distortions when we come to the basic distortion that there's a stable sense of self. E poi veniamo a quello che è il fulcro, il punto focale, il punto topico, diciamo, di questa illusione, cioè il fatto che ci sia un sé stabile. We all carry around this existential sense of this is me. Tutti noi portiamo appresso questa sensazione esistenziale, io sono questo sono io. And this
existential sense of me is the same now as it was when I was 5 or whenever. Questo senso esistenziale di essere ciò che sono è uguale a quello che avevo quando avevo 5 anni, per dire. This is the core delusion we all carry. Questa è l'illusione centrale, principale, che ognuno di noi porta con sé. This illusion of this solid and unchanging self. Questa illusione di un sé solido e immutabile. And it's the one that most impedes the loving kindness. Ed è quello che ostacola maggiormente la gentilezza amorevole. Conventionally, of course, there is a me and a you. We all live in this world, and we need these conventions to function. Convenzionalmente, ovviamente, ci sono io, ci sei tu, siamo diversi e per funzionare queste convenzioni sono necessarie. So we know the conventional difference between me and you, and we know that this sense of me is conventional. Quindi sappiamo la differenza convenzionale tra me e voi, per esempio, e ne conosciamo l'aspetto convenzionale. And it's not to pretend otherwise. È inutile che facciamo finta che le cose siano diverse. But more deeply, moment to moment to moment, there's nothing whatsoever that remains from one moment to the next. Ma a livello più profondo, da un momento all'altro, non c'è nulla che rimanga uguale a se stesso. Every moment this little I is reborn. In ogni attimo questo piccolo io rinasce. And so when we take this distorted perception of I am, or me, or mine, quindi quando noi assumiamo questa distorsione essenziale di questo io, me o mio, when we take this distortion seriously, this is what impedes the connections with others. Quando prendiamo questa distorsione come realtà, è proprio questo che impedisce la connessione con gli altri. Because in the separating out of I, me, and mine, there comes a whole group of associated states that close the mind and heart. This is what turns the mind and heart into that clam that I was talking about last night. Perché insieme a questo senso dell'io mio me si associano tutta una serie di altri convincimenti che sono proprio quelli che poi ci fanno chiudere a riccio, come avevamo accennato l'altro giorno. So from this constructed and concretized sense of self, in Pali this atta, quindi da questo senso di un sé costruito, che in Pali viene chiamato atta, arises another Pali word, mana, which means conceit. Nasce un'altra parola che in Pali è mana, cioè presunzione. And mana is a technical term which denotes any form of comparing between oneself and another. E mana è un termine tecnico che sta ad indicare qualunque forma di paragone tra se stessi e gli altri. And critically, not just comparing, but comparing with identification. E non soltanto paragonare, non si tratta solo di un confronto, ma di un paragone con un senso di identificazione. So this mana has 3 forms. Questo mana ha 3 aspetti, prende 3 forme. There's superiority mana, C'è il mana di superiorità, which coincides to the colloquial word we use in English, conceit. che coincide con quello che appunto è il termine anche in italiano che viene usato come presunzione. Which means comparing ourselves to others and putting ourselves higher. Che vuol dire nel momento in cui ci si paragona agli altri ci si pone in una posizione di superiorità rispetto agli altri. Then there's inferiority mana.
Poi c'è il mana dell'inferiorità, which is kind of the flip side of the coin, che è l'altra faccia della medaglia, which comes when we compare ourselves to others and we're always lower than them. Che consiste nel fatto che quando ci si paragona agli altri siamo sempre al di sotto, siamo meno di loro, inferiori a loro. And then there's one that's a little harder to detect, but it's quite pervasive, especially in places like America, and that's equality mana. C'è poi un altro mana che è più difficile da rilevare, ma che in realtà è molto diffuso, soprattutto in America, ed è il mana della uguaglianza, Which is an aggressive sense of we're all the same. che è un modo anche aggressivo di dire siamo tutti uguali. So these three forms of mana are essentially better than, worse than, or equal to. Quindi essenzialmente questi tre aspetti di mana sono essere meglio, peggio o uguale a qualcun altro. And comparing is a human habit. Paragonarsi è un'abitudine umana. It's not a personal failing, but something we all do. Non è un errore personale, è qualcosa che tutti facciamo. And most of us, to one extent or another, are filtering all of our experience through these filters of comparison. E in misura maggiore o minore tutti quanti filtriamo le nostre esperienze attraverso appunto questo filtro del paragone, del paragonarsi. Did any of you find yourselves comparing yourself to somebody today? Qualcuno di voi forse si è trovato a paragonarsi a qualcun altro oggi? No one? Nessuno? Yeah. It's universal. We can't help it. È assolutamente universale, non possiamo impedirlo. And it can feel so real. E può sembrare qualcosa di assolutamente reale. And the fact that both atta, this sense of self, and mana, the comparison that comes from it, are hallucinations of this distorted perception doesn't make them feel any less real. E il fatto che questo atta, cioè questo senso senso di un sé distorto, e il emana, cioè il paragonarsi, siano un fatto illusorio, in realtà non li rende meno reali. They're like these optical illusions that are almost impossible to see through. Sono un po' come quelle illusioni ottiche che è quasi impossibile discernere. So there are these four distortions, culminating with this solid sense of self. Quindi ci sono queste quattro distorsioni che culminano in questo senso distorto di un sé. And they amplify and feed back on each other so that we live in a world, this is the dust in our eyes. E si alimentano e si alimentano le une con le altre, creando appunto quella polvere che abbiamo negli occhi. So it of course manifests as all sorts of ego stuff. Manifestandosi poi come ogni forma di fatti di tipo egoico, di comportamenti egoici. Of wanting and needing things to be a certain way, or wanting and needing people to be a certain way. Come il fatto di volere che le cose o le persone siano in un modo piuttosto che in un altro. Of wanting to be affirmed, wanting ego gratification. Volere per esempio di affermarsi, quindi una gratificazione egoica. Wanting some sense of control and protection from the essential vulnerability of this life. Il fatto di volere una certa protezione rispetto alla vulnerabilità della nostra condizione umana. And when the dust of these four perversions of perception, thought, and view are very strong, everything is all about me.
E quando questa distorsione che nasce da questa errata percezione, visione, pensieri è veramente forte, tutto si concentra nel proprio io, tutto riguarda me. There's this me in here and everyone else out there, and we get quite protective and easily hurt. All sorts of stuff can happen. Ci sono io qui, gli altri sono fuori e cerchiamo di proteggerci in tutti i modi, e questo si può tradurre in ogni sorta di comportamenti o pensieri o atteggiamenti strani, manifestazioni strane. And this is where those barriers come from in the heart as well. Ed è proprio da qui anche che provengono quelle barriere del cuore di cui abbiamo parlato. And it's these distorted perceptions of a self and of stability and of reliability and of beauty that all together as a package create the ego walls between ourselves and other categories of living beings. Ed è proprio questa distorsione, questa percezione distorta di un proprio sé stabile, di una bellezza come così tale. I lost this one. Can you say it again? So it's that unbalanced sense of self that builds these walls. Sì, è questo senso squilibrato di un proprio sé che poi va a creare queste barriere tra noi e gli altri. Between other categories of beings. E tra noi e altre categorie di persone. And these are the walls that the metta practice has to then break down. E sono proprio queste le barriere, i muri che poi la pratica di metta deve far cadere. So this is why the categories are so interesting. Ed è per questo che le categorie sono così interessanti. Because it's relatively easy to radiate metta to beings we like and we kind of hold up as equals or better than us. Perché è relativamente facile irradiare metta, gentilezza nei confronti di esseri che noi sentiamo essere uguali a noi o anche meglio di noi. But the beings we see as unlikable or beneath us, well, those are on their own. Ma gli esseri che non ci piacciono, che sentiamo essere inferiori a noi, noi normalmente li lasciamo stare. And it doesn't have to be people even. I mean, think of how you relate to beautiful, fluffy white cats as opposed to ticks. E non è necessario nemmeno che parliamo strettamente di persone. Pensate in che modo diverso ci relazioniamo a un delizioso e morbido gattino bianco rispetto a una zecca. You see this beautiful cat and it's like, oh, may you be happy. Vediamo questo meraviglioso questo splendido gattino e che tu possa essere felice. You see a tick and it's like, get that thing off me. Poi vediamo una zecca e che qualcuno me la levi di dosso. Beautiful, unbeautiful. Bello, non bello. These distortions of perception. Sono distorsioni della percezione. And so the categories themselves are sequentially more and more difficult because of the increasing potential for ego involvement. Quindi queste categorie sono sempre più difficili perché contengono in sé una sempre maggiore potenzialità di coinvolgimento dell'ego. And preference. E anche contengono delle potenziali preferenze. So attachment or enmity. And my friend, my enemy. Quindi attaccamento o ostilità, il mio amico, il mio nemico. But as all of you know by now, when the metta begins to arise, a different response is completely possible. Ma come voi stessi avete sentito, nel momento in cui sorge la metta è possibile una risposta completamente diversa.
And everybody here has seen at least a little bit of this beautiful evenness of mind and this evenness of kindness. Tutti voi qui, anche se magari in misura piccola, avete avvertito questa stabilità, questa pacatezza della mente. And this evenness of kindness that isn't obstructed by attachment or distorted views. E questa anche pacatezza, questa stabilità della mente che non è distorta dall'attrazione o dall'avversione. And pure metta is free from any form of clinging. E la metta nella sua purezza è libera da qualsiasi forma di attaccamento. And any form of clinging based on identification with me or mine, or attachment or aversion. Quindi Preference. questo aggrapparsi basato su le preferenze, su qualche preferenza o su un aspetto dell'io mio me. And what's wonderful about how metta is kind of the back door into this sense of not self is that the less we cling, the more and more room there is for each other, and the less distinction we make between ourselves and another. E poi meno Sorry, I'm sorry. If you can say that again. I'm sorry, really, it's quite long. So the less we cling, Il meno ci aggrappiamo, the emptier we are of these distortions. più siamo vuoti, siamo liberi da queste distorsioni. And the more room there is for each other, the less distinction we make. E quindi c'è più spazio gli uni per gli altri e creiamo sempre meno differenze. And one of the main things that makes metta so peaceful is that these barriers of atta and mana are gone. Ed è proprio il cadere di questi aspetti di atta e mana che fa sì che l'esperienza di metta sia così ricolma di pace. So these barriers that atta and mana construct that look like habits of mind making, owning. Quindi sono queste barriere di atta e mana che creano questa illusione di diciamo di un appropriamento, di essere proprietari di qualcosa. So where we once had habits of owning and preferring, then there's this just even well-wishing. Quindi dove prima c'erano il senso di preferenze molto chiare, c'è solo un senso di augurio di bene, quindi un auspicio di benevolenza. And where there are habits of fear and aversion that are based in ego, the metta takes them and replaces that with friendliness. E la metta porta amichevolezza laddove c'erano invece delle tendenze di preferenze di tipo egoico. And as I've already said a number of times, the more we cultivate this metta, the more it becomes our default setting, as opposed to these distortions. E come ho già detto varie volte, più coltiviamo metta, più diventa un modo nostro abituale di rispondere, piuttosto di quelle che sono le abitudini che avevamo precedentemente. And as the practice goes on, this evenness becomes kind of the litmus test, the test for the depth and strength of the metta. E man mano che la pratica procede, questa sorta di equivalenza, di acquietamento della risposta diventa proprio l'indicatore dell'approfondimento della nostra metta. So when that even-mindedness is present, it's a tangible proof that the barriers of preference and atta, mana are broken down. Can you explain better even-mindedness? What do you mean? Even-mindedness.
a lack of making preferential distinctions. Yes, sì. Quindi si crea proprio questa mancanza di creare delle preferenze. Questo è proprio l'indicatore di una metta che si sta approfondendo. And at this point there's only one sphere of metta activity, and it's the same. E a questo punto la metta in azione diventa quasi uguale, si uniforma. Encompassing everyone without distinction. Diventa uniforme nel rapporto con chiunque senza creare distinzioni o preferenze tra gli oggetti della nostra a cui noi inviamo metta. And there's no longer any difference between the felt experience of the metta we have for ourselves and for anyone else. E a quel punto non percepiamo nessuna differenza in ciò che sentiamo quando inviamo, quando c'è la metta nei nostri confronti o nei confronti degli altri. So these limits, these preferences, these distinctions that atta and mana create get cancelled out by the metta. E quindi questi limiti, queste preferenze create da mana e da atta vengono proprio cancellate grazie alla metta. This teaching is really pragmatic. Questo è un insegnamento davvero pragmatico. As I've said, it enters the door of the Dhamma through our conventional lives. E come ho già detto, entra nel Dhamma attraverso la nostra vita convenzionale. And we can see moment to moment in the practice and in our outer lives. E possiamo vedere momento per momento nella nostra pratica e anche nella nostra vita quotidiana How when the metta is present in a moment, che nel momento in cui la metta è presente in un certo momento, there's no longer any self-centeredness and the heart opens to all beings. non c'è più un senso di centratura in sé e il cuore si apre spontaneamente verso tutti gli esseri. And our sense of the world becomes so much vaster. E il modo in cui noi sentiamo, avvertiamo, viviamo il mondo diventa estremamente più vasto. And caring, regardless of how others treat us and regardless of whether we, agree with their views. E quindi in noi c'è un senso di cura e di premura nei confronti degli altri, comunque essi ci trattino, in qualunque modo noi siamo visti da loro. And the strength of metta that we can experience is like a continuum. E la forza della metta di cui facciamo esperienza è come un continuum. We can experience it in small ways, moment to moment. Possiamo farne esperienza in piccoli modi, momento per momento. But we can also experience from time to time, and this is less common, but sometimes people experience this really strong and vast and almost all-encompassing experience of vast metta. Ma a volte invece di queste piccole esperienze quotidiane continue ci può essere una percezione estremamente vasta e profonda di una metta che abbraccia ogni cosa. And for those of us who are not Buddhas, we might experience this once and then maybe never again in this lifetime, but it gives us a sense of our potential. E per coloro di noi che non sono buddisti, magari l'abbiamo vissuto una volta sola nella vita, ma questa esperienza ci dà il senso del nostro potenziale. Because the Buddha's description of his own, where he habitually lived, his habitual abiding place. Perché il modo in cui il Buddha ha descritto il luogo in cui lui abitualmente dimorava, la modalità in cui lui normalmente viveva, is this chant we do every day. È proprio il canto che noi intoniamo ogni mattina.
Quindi I abide pervading all directions with a mind imbued with loving kindness. io dimoro irradiando con una mente piena di gentilezza amorevole in ogni direzione. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility, without ill will. Incommensurabile, immensa, senza malevolenza di alcun tipo. And the piece I really like in there is to all as to myself. E la parte che mi piace particolarmente è nei confronti di tutti e di me stesso. So step by step with this practice, we're guided into a habit of mind that ends up here. Quindi un passetto dopo l'altro questa pratica ci guida e ci porta ad avere un'abitudine mentale che alla fine porta a quella dimensione. And step by step with the practice and with the application of this kind of the continuous application of this intention. E un passetto dopo l'altro con un'applicazione continua di questa intenzione. The dust of these perversions clears. Viene a cadere a poco la polvere di queste perversioni. Starting where it's easy and expanding that light into all corners of our hearts. Partendo da dove è più facile e espandendo questa luce in tutti gli angoli del nostro cuore. It's quite magic. È qualcosa, Magical. è qualcosa di veramente piuttosto magico. And we may not think we have this capacity. E potremmo forse persino pensare di non averne la capacità, But we do. ma in realtà noi l'abbiamo. Pure metta is the nature of the undiluted mind. La metta, nella sua purezza, è la natura di una mente non illusa, non pervasa dall'illusione. So when the mind is free of these distortions, this is what shines out. Quindi quando la mente è libera da queste distorsioni, è proprio questo quello che emana spontaneamente, quello che brilla spontaneamente. And when we have access to that, no matter what unfolds in our lives, we have this access to light. E quando abbiamo l'accesso a questo, qualunque cosa possa manifestarsi, possa accadere nella nostra vita, abbiamo questo accesso a questa dimensione luminosa. I'm taking a bit of a risk here in reading poetry, but I want to close with a poem. E adesso mi prendo un piccolo rischio leggendo della poesia, cioè io dovrei poi tradurre la poesia. I have to translate poetry, that's the risk. Yes. It's a simple poem. È una poesia facile. Haiku. No. No. That's complicated poetry. Ok. The poem is called The Way It Is. La poesia si chiama Il modo in cui è. And it's by an American poet named William Stafford. È di un poeta americano chiamato William Stafford. And I really love it, not only because of its simplicity, but because he was one of these poets. He wrote a poem a day. Mi piace molto, non tanto e solo per la sua semplicità, ma perché è uno di quei poeti che scriveva una poesia al giorno. And he was a wonderful poet. And this poem was written within a week of his death. Era un poeta meraviglioso e questa poesia fu scritta da lui a una settimana dalla sua morte. And it just totally captures this sense of how he lived his life. E cattura veramente il senso del modo in cui egli ha vissuto la sua vita. And how we can live our lives when we follow this light of metta. E anche il senso di come noi possiamo vivere la nostra vita quando seguiamo la luce della metta. So the way it is. Quindi il modo in cui è. There's a thread you follow. C'è un filo che segui.
It goes among things that change, e percorre le cose che cambiano, but it doesn't change. ma il filo stesso non cambia. People wonder about what you are pursuing. Le persone si domandano che cosa stai cercando, And you have to explain about the thread. e ti tocca spiegare di quel filo. But it's hard for others to see. Ma per gli altri è difficile vederlo. While you hold it, you can't get lost. Mentre tu lo tieni stretto, non ti puoi perdere. Tragedies happen. Accadono tragedie, People get hurt or die. le persone vengono danneggiate o muoiono, And you suffer and get old. e tu soffri e invecchi. Nothing you can do can stop time's unfolding. Non c'è nulla che tu possa fare che possa fermare lo svilupparsi, l'evolversi del tempo. You don't ever let go of the thread. Ma tu non lasci mai cadere il filo. That's it. Yes, That's it. You're off the hook. more or less. So may we all follow this thread of metta from its beginning until its beautiful, illuminated end. Quindi che noi tutti si possa seguire questo filo della metta che ci guida fino alla sua fine piena di luce e di illuminazione, Transcending the dust of these distortions of perception, view and thought that cause us so much suffering. trascendendo la distorsione di queste percezioni della visione e del pensiero che causano così tanta sofferenza. Let's sit quietly and let the words settle.